Traccia numero 10. 10. E ci avviciniamo verso la fine del primo CD e quindi ci addentriamo sempre di più verso sonorità che evolvono e che raggiungono quindi poi, come vedrete e ascolterete soprattutto, la musica elettronica e poi la musica classica, no? Com'è questo brano? E quindi diciamo che come sonorità si avvicina all'astrazione del secondo CD, no? Sì. Se si può parlare così. Pur rimanendo Termini musicali. fortemente heavy metal in questo caso. Esatto. Ci sono anche forti componenti orchestrali, però a un certo punto sul finale, no, si muove un genere quasi world, no? Con questo giro di basso che sembra un po' andino. Sì, molto andino. etnico, Sì, una andino, cosa no? tribale. Sì, Sì, assolutamente andino. E quindi come sonorità, entra che è una tega questo brano, cioè entra diretto proprio, non lascia respiro. praticamente quasi con un assolo. Esatto, è quasi un assolo, entra dentro proprio così, che presenta già il tema musicale per poi partire in modo aggressivo. È la prima traccia con il coro dei bambini. Yes. Delle piccole colonne, e che appunto si aggiunge alla fine del ritmo tribale che si presenta. Quindi infatti anche qua poi c'è un connubio, no, tra l'italiano e l'inglese. L'italiano viene cantato dalle piccole colonne e, come potrete notare, il testo di questo brano, che poi viene richiamato in un altro brano del secondo CD, è diverso rispetto a quello del secondo CD perché la direttrice in questo caso ha voluto censurare alcune alcune parti perché diceva che i bambini sarebbero immaginati degli incubi. Io non lo credo, perché sono più svegli di noi i bambini. Assolutamente, ma comunque, insomma, sì. Questo è stato un po' la genesi. Come sonorità in generale anche qua sempre heavy metal, molto melodico, però sì. E sempre quella presenza epica dei cori, delle orchestre, eccetera. Però non immaginatevi i gruppi di riferimento tipo Rhapsody o cose del genere. Cioè in realtà nel senso è tutto una a parte. cosa tutto a parte, cioè, esatto, sì. Cioè ci sono ovviamente, noi abbiamo tanti gruppi che ci appassionano e che ovviamente ci hanno insegnato molto e ci continueranno a insegnare molto, tra questi sicuramente gli Iron Maiden. Però c'è qualche cosa di totalmente nostro, completamente nostro, è così. Detto questo, per quanto riguarda la tematica del brano, il brano racconta, sempre con un'allegoria che in questo caso è il rapimento di questa donna e poi quindi la successiva riconquista della stessa da parte dell'uomo e quant'altro, e poi un finale in cui ci sono loro che scappano all'interno della foresta, raggiungono questo posto ameno e costruiscono un loro mondo all'interno di questa foresta. Però da questa allegoria in realtà è un po', si descrive un po' anche il movimento che fortunatamente c'è stato per quanto riguarda la parità, no, dei generi. Questa è una cosa ancora in divenire, soprattutto qua in Italia, che ne abbiamo di strada da fare. Però ecco, è un po' questo il tema, cioè quindi questa forma di sopruso che subisce la figura femminile. E poi la cosa, diciamo, bella, almeno a mio avviso, è che questa forma di rivalsa in realtà non è portata avanti unicamente dalla donna, che viene in questo caso, come spesso avviene, e su questo nel senso non sono molto propenso a farlo, ma perché non lo faccio neanche per l'uomo. Questa è una forma di mitologia, si crea la mitologia. Invece mi piace pensare che questo moto di ribellione sia accompagnato poi anche dalla controparte, che quindi diventino effettivamente una parità voluta da entrambi. Ecco, questo è un po' il sogno e si spera che prima o poi succeda, no? Esatto. Beh, io direi un'altra cosa, ci sono i video dei Kids Reaction, Esatto. che dovete andare assolutamente a vedere questi bambini come le emozioni che hanno provato nell'ascoltare questo brano, appunto, a cui hanno partecipato. Sì, sono reazioni molto spontanee, è simpatico anche il video, guardateli, mi raccomando. Che dire, iscrivetevi al canale, dovete mettere la campanellina sotto. Oh yes! E soprattutto i commenti, perché a noi ci fa molto piacere sapere cosa ne pensate. E che cosa immaginate quando ascoltate questi brani. Esatto. A presto. Ciao!